Ciao, ti do il benvenuto su Infemmat. Oggi ti voglio mostrare le enormi potenzialità della nuovissima funzione matrice dinamica raggruppa per, che sicuramente ti sorprenderà. Raggruppa per fa parte del gruppo ricerca e riferimento e consente di creare velocemente report dinamici, simulando le tabelle pivot con il vantaggio dell'aggiornamento automatico. Supporta il raggruppamento lungo un asse e consente di raggruppare, aggregare mediante varie funzioni, ordinare e filtrare i dati in base ai campi specificati. Per comprendere al meglio la sintassi di questa fantastica funzione, procediamo subito con un primo esempio. Iniziamo! Abbiamo a disposizione il database delle vendite di prodotti per la cucina effettuate in alcune regioni del nord Italia. Vogliamo calcolare l'importo totale realizzato da ciascun venditore. Utilizzando le vecchie funzioni di Excel dovremmo innanzitutto trovare i nomi univoci dei venditori, magari ordinati alfabeticamente. Poi, mediante la funzione somma se o somma più se, dovremo calcolare gli importi totali realizzati ed infine sommarli. Quanto detto può essere fatto mediante un'unica funzione, la nuovissima raggruppa per, la cui sintassi è la seguente. Come puoi notare, questa funzione ha ben 8 argomenti, di cui i primi 3 sono obbligatori e sono quelli che utilizzeremo in questo primo esempio. Sebbene la funzione raggruppa per esprima le sue massime potenzialità quando i database sono formattati come tabella, in questi primi esempi utilizzerò gli intervalli denominati, poiché le formule risultano di più facile lettura. Come puoi notare, ho assegnato dei nomi ad ogni colonna del database. Scegliendo qualsiasi nome, l'intera colonna viene selezionata. Posizioniamoci ora in cella G4 ed inseriamo la funzione raggruppa per uguale raggruppa, selezioniamo la funzione raggruppa per e come primo argomento selezioniamo la prima colonna utilizzando il nome venditore, tab e punto e virgola per passare al secondo argomento. I valori sono contenuti nella colonna importo, digito importo, tab e punto e virgola. Nel terzo argomento dobbiamo specificare la funzione da utilizzare per aggregare i dati e come puoi osservare dall'elenco, Excel ci mette a disposizione ben 17 funzioni. Scegliamo la somma con un doppio clic. Premiamo invio e come puoi notare la funzione raggruppa per ha estratto i nomi univoci in ordine alfabetico, ha calcolato gli importi totali realizzati da ciascun venditore e il totale generale, il tutto con una sola formula. Vediamo ora, con vari esempi, come si utilizzano anche gli altri parametri. Per ciascun prodotto dobbiamo calcolare la quantità totale venduta e l'importo totale realizzato. Nel secondo argomento della funzione raggruppa per, dunque, dobbiamo inserire due colonne, la colonna quantità e la colonna importo. Posizioniamoci in cella G12 ed inseriamo la funzione raggruppa per. Come primo argomento, premendo il pulsante F3, selezioniamo la colonna prodotto con un doppio clic. Punto e virgola. Per inserire i due campi, visto che sono contigui, possiamo digitare il nome del primo campo, quantità, selezionarlo, premere due punti e scrivere il nome del secondo campo, importo, tab, punto e virgola. Per quanto riguarda il terzo argomento, la funzione scegliamo di nuovo somma, invio e l'aggregazione dei dati viene effettuata in un batter d'occhio e successivamente potremo formattarla a piacere utilizzando i pulsanti presenti sulla ribbon. Ora ci viene chiesto di calcolare la quantità e gli importi totali realizzati da ciascun venditore in ciascuna regione, ordinando per importo in senso decrescente e mettendo in evidenza i subtotali, cioè i totali relativi ad ogni venditore. Posizioniamoci in cella G24 ed inseriamo la funzione raggruppa per. Questa volta, come campi riga, abbiamo due campi non contigui, poiché fra i campi venditore e regione è presente la colonna prodotto. Non possiamo più utilizzare i due punti come separatore, ma dobbiamo utilizzare la funzione stack o riz. Premo il tasto Tab per inserire la funzione. Come prima matrice F3 seleziono venditore, punto e virgola,
come seconda matrice F3 seleziono regione. Chiudo la parentesi, punto e virgola e passo al secondo argomento. Come valori devo inserire di nuovo le colonne quantità e importo. Posso utilizzare di nuovo la funzione stack o riz, ma siccome i due campi sono vicini, posso utilizzare i due punti, in modo che la formula sia più snella. Premo punto e virgola e come funzione scelgo di nuovo la somma. Digito 2 volte punto e virgola perché non mi interessano le intestazioni dei campi, poiché le ho già scritte a mano, ed ora, per quanto riguarda i totali, ho 5 alternative. Con 0 non vengono calcolati i totali. Con 1, che è l'opzione predefinita, vengono calcolati solamente i totali complessivi, mentre digitando 2 vengono calcolati sia i totali complessivi che i subtotali. Le altre due opzioni, meno 1 e meno 2, calcolano i totali oppure i totali complessivi e i subtotali, visualizzando i risultati in alto. Scegliamo l'opzione 2, doppio clic, punto e virgola, e successivamente per quanto riguarda l'ordinamento dobbiamo ordinare per importo in senso decrescente. Ora importo è la quarta colonna della nostra matrice. Inserendo 4 avrei un ordinamento crescente, mentre inserendo meno 4 ho il mio ordinamento decrescente. Posso dunque chiudere la parentesi e premere invio. Come puoi notare, prima sono presenti tutte le vendite di Rizzo Nicole e il relativo subtotale, poi tutte le vendite di Silvestri Chiara con il relativo subtotale e così via per tutti gli altri venditori. Alla fine della tabella c'è anche il totale complessivo. Dopo l'ultimo esempio sugli intervalli denominati, ti insegnerò a formattare correttamente questa tabella, evidenziando i subtotali, il totale generale e visualizzando i nomi di ogni singolo venditore solamente qui all'inizio. Tutto questo utilizzando la formattazione condizionale. Dobbiamo ora calcolare gli importi percentuali per regione ordinandoli in senso decrescente. In cella G64 inseriamo la funzione raggruppa per, selezioniamo la colonna regione, punto e virgola, come valori la colonna importo, punto e virgola, come funzione la funzione percentuale.d, che è una delle ultimissime funzioni inserite in Excel insieme a raggruppa per, e per passare all'ordinamento digitiamo punto e virgola e ancora punto e virgola. Siccome le percentuali sono presenti nella seconda colonna e vogliamo l'ordinamento decrescente, digitiamo meno 2. Chiudiamo la parentesi e premiamo invio, raggiungendo così immediatamente il nostro obiettivo senza dover effettuare tutte le operazioni che ti ho elencato all'inizio e senza dover nemmeno calcolare le percentuali. Per formattare la tabella del terzo esercizio in modo simile a una tabella pivot, puoi procedere in questo modo. Seleziona tutti i nomi dei venditori a partire dal secondo. Ora torna all'inizio e nella scheda Home clicca sul pulsante Formattazione condizionale, scegliendo successivamente Nuova regola. A questo punto, fra le varie opzioni che ci si presentano, clicchiamo sull'ultima, utilizza una formula per determinare le celle da formattare e in questo campo di inserimento clicchiamo sulla prima cella dell'intervallo selezionato, premiamo 3 volte il tasto F4 per impostare un riferimento relativo, successivamente digitiamo uguale e clicchiamo sulla cella soprastante, premendo di nuovo 3 volte il tasto F4. A questo punto impostiamo un formato con un colore carattere bianco. Confermiamo con OK e ancora con OK ed i nomi scompariranno immediatamente. Infatti, quando il valore di una di queste celle è uguale al valore soprastante, la cella diventa bianca. Come puoi vedere, quando arriviamo a Silvestri Chiara, il valore nella cella sopra è diverso e quindi il colore del carattere resta nero. Formattiamo ora le righe dei subtotali in maniera simile a una tabella pivot. Selezioniamo tutto l'intervallo in cui è presente la formula. Come puoi notare, le righe del subtotale e del totale hanno la cella presente in seconda colonna vuota. Torniamo all'inizio della selezione e clicchiamo di nuovo sul pulsante Formattazione condizionale. Scegliamo Nuova regola, utilizza una formula
e nel campo di inserimento della formula clicchiamo qui nella prima cella della seconda colonna e premiamo 2 volte il tasto F4 per bloccare la colonna H, lasciando invece variare il numero di riga. Digitiamo uguale virgolette virgolette per uguagliare tale cella alla cella vuota e nel caso tale cella sia vuota formattiamo in questo modo: caratteri in grassetto e bordo superiore e inferiore nero. Diamo OK e ancora OK e come puoi notare il nostro obiettivo è stato raggiunto. Formattiamo ora il database come tabella e vediamo come si utilizzano anche gli altri parametri della funzione raggruppa per. Come puoi osservare qui nella ribbon, ho rinominato la tabella TBL vendite. In questo primo esercizio voglio poter selezionare una regione dall'elenco a discesa e calcolare il fatturato realizzato da ogni venditore in quella regione. Mi posiziono in cella G4 ed inserisco la funzione raggruppa per. Adesso devi prestare molta attenzione. Come campi di riga devo selezionare la colonna venditore. Mi posiziono qui in alto nelle intestazioni e quando il puntatore assume questa forma clicco una volta, ma in questo modo viene selezionata tutta la colonna senza le intestazioni. Devo cliccare un'altra volta. Come puoi notare è comparso il nome della tabella, la scritta tutti, che mi informa del fatto che sono state selezionate anche le intestazioni, e il nome della colonna selezionata. Ricorda dunque che devi cliccare 2 volte per selezionare sia la colonna che le sue intestazioni. Digito ora punto e virgola per passare al secondo argomento. I valori sono quelli del campo importo, clic, comprese intestazioni, altro clic, punto e virgola. Come formula seleziono la somma con un doppio clic e digito punto e virgola per passare al quarto argomento. In questo esercizio voglio mostrare le intestazioni poiché non le ho scritte a mano e quindi scelgo l'opzione 3, sì e mostra. Doppio clic. Digito punto e virgola e premo Alt invio per andare a capo poiché la formula si sta allungando un po' troppo. Proseguo ora qui nella barra della formula. Digito un po' di volte spazio, mi posiziono qui subito a destra della parentesi e ometto il quinto argomento digitando punto e virgola. Oppure avrei potuto scrivere 1. Ometto anche il sesto argomento digitando di nuovo punto e virgola, oppure avrei potuto scrivere nuovamente 1 e per filtrare i dati in base alla regione scelta, seleziono la colonna regione cliccando nella sua intestazione una volta e ancora una volta per selezionare anche i titoli e uguaglio i valori presenti in tale colonna al valore presente nella cella H2 contenente il nome della regione scelta. Chiudo la parentesi e premo invio. Ora possiamo selezionare il nome di qualsiasi regione e visualizzare immediatamente il fatturato di ogni venditore in quella regione. Sarebbe bello, cancellando il nome della regione, poter visualizzare il fatturato totale realizzato da ciascun venditore e invece ci ritroviamo un errore. Possiamo risolvere il problema in questo modo. Nell'argomento filter array della funzione raggruppa per, utilizzando la funzione se, imponiamo che se la cella H2 risulta vuota e quindi il filtro darà una matrice di valori tutti falsi, invertiamo il valore di tale matrice utilizzando la funzione non. In questo modo la matrice conterrà tutti i valori veri. Se invece viene inserito il nome di una regione, si passerà al se falso, che restituirà lo stesso risultato ottenuto in precedenza. Premendo invio, otteniamo ora il fatturato totale di ogni agente ed inserendo il nome di una regione, il fatturato specifico di quella regione. Passiamo ora ad un nuovo esempio. Selezionando una regione qualsiasi, vogliamo calcolare la quantità e l'importo per ciascun prodotto. In cella G14 inseriamo la funzione raggruppa per e come campo di riga selezioniamo la colonna prodotto, clic e ancora clic, punto e virgola. Per quanto riguarda i valori dobbiamo selezionare le due colonne quantità e importo. Abbiamo però un problema. Non sono state selezionate le intestazioni e non possiamo farlo mediante un altro clic, poiché verrebbe selezionata una sola colonna. A questo punto copiamo questa scritta dalla parentesi quadra fino al punto e virgola compreso, CTRL C,
Posizioniamoci qui dopo la prima parentesi quadra e incolliamo CTRL V. In questo modo le due colonne vengono selezionate e vengono selezionate anche le due intestazioni. In alternativa avremmo dovuto utilizzare la funzione stack o riz. Digitiamo punto e virgola, alt invio per andare a capo e un po' di volte spazio. Dobbiamo scegliere la funzione somma, ma siccome non appare iniziamo a scriverlo e immediatamente ci viene proposta. Doppio clic. Passiamo ora al quarto argomento. Digitiamo 3 per mostrare le intestazioni, punto e virgola, ignoriamo il quinto argomento, punto e virgola, e anche il sesto, cioè l'ordinamento. Passiamo al settimo argomento, il filtro. Selezioniamo la colonna regione, clic e ancora clic, digitiamo uguale e selezioniamo la cella contenente il nome della regione. Chiudo la parentesi e premo invio. Eventualmente potrei correggere quest'ultimo argomento mediante la funzione se, come fatto nell'esercizio precedente, evitando così che venga visualizzato un errore quando non viene inserita una regione. In questo modo, selezionando il nome di una regione qualsiasi, riusciamo a soddisfare la richiesta. Passiamo ora ad un nuovo esercizio. Voglio ora calcolare quantità e importo in ogni regione per ogni venditore, visualizzando i subtotali, i totali e ordinando la tabella in senso decrescente rispetto agli importi. Insomma, lo stesso esercizio che abbiamo risolto utilizzando gli intervalli denominati, utilizzando però le tabelle. Siccome il video sta diventando un po' troppo lungo, ti mostro già la formula. Nel primo argomento della funzione raggruppa per, siccome le colonne venditore e regione non sono adiacenti, utilizzo la funzione stack o riz e successivamente al suo interno seleziono prima la colonna venditore, comprese le intestazioni, cliccando nell'intestazione 2 volte e successivamente la tabella delle regioni, sempre cliccando nell'intestazione 2 volte. Per quanto riguarda invece i valori, seleziono le intestazioni delle colonne quantità e importo in modo che vengano scritte separate dall'operatore 2 punti e successivamente, come già fatto in precedenza, copio la scritta tutti tra parentesi quadra, compreso il punto e virgola, qui subito dopo la quadra che segue il nome della tabella. Come funzione seleziono la somma, inserisco le intestazioni scrivendo 3 nel quinto argomento, inserisco i totali e i subtotali scrivendo 2 nel sesto argomento e ordino in base alla quarta colonna in senso decrescente scrivendo -4. Premendo invio ottengo gli stessi risultati ricavati in precedenza utilizzando gli intervalli denominati e in più ho ricavato anche le intestazioni, poiché ho inserito 3 nel quinto argomento della funzione raggruppa per. Se tu volessi inserire le intestazioni anche utilizzando gli intervalli denominati, dovresti inserire i nomi nel foglio di lavoro selezionando l'intera colonna comprese le intestazioni. Ma siccome questa operazione è abbastanza scomoda e ripetitiva, quando si utilizzano gli intervalli denominati è molto meglio scrivere le intestazioni a mano. Passiamo ora ad un nuovo esempio. Voglio ora mostrarti come si applica un doppio filtro, in modo da poter scegliere sia il prodotto che la regione. Vogliamo calcolare la quantità e l'importo per venditore risultanti dalla vendita di tavoli in Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso ti mostro la formula già operativa. La incollo nella barra della formula. Come primo argomento della funzione raggruppa per, ho selezionato la colonna venditore, comprese le intestazioni. Come valori ho utilizzato la funzione stack o riz, affiancando così le colonne quantità e importo, anche se avrei potuto evitarlo col trucchetto dei 2 punti visto in precedenza. Come terzo argomento ho selezionato la funzione somma, come quarto argomento ho digitato 3 per inserire le intestazioni, ho evitato di inserire il quinto e il sesto argomento, poiché mi vanno bene i valori predefiniti, mentre come filtro ho eguagliato la colonna prodotto al valore presente in cella H66, cioè la cella in cui c'è scritto tavoli, e ho moltiplicato questa prima parentesi, contenente una matrice vero-falso, utilizzando l'operatore asterisco, cioè il per,
per un'altra matrice vero o falso in cui ho eguagliato la colonna regione alla cella H67 in cui c'è scritto Friuli Venezia Giulia. Quindi, utilizzando l'operatore asterisco, anche più di una volta, puoi filtrare la matrice risultante in base a 2 o più criteri. Premendo Invio ottengo il risultato desiderato e variando a piacere i parametri posso selezionare il prodotto che voglio e la regione che voglio, ottenendo anche il totale generale. Vediamo ora un ultimo esempio. Voglio ora mostrarti come si possano inserire anche 2 o più funzioni nel terzo argomento. Voglio calcolare l'importo massimo, medio e minimo realizzato da ciascun venditore. Anche in questo caso ti mostro la formula, la incollo nella barra della formula e ti mostro il valore di ciascun argomento. Come campi di riga ho selezionato la colonna venditore compresi i titoli. Come valori la colonna importo, intestazioni comprese. Come funzioni 3 funzioni e per ottenere questo risultato ho utilizzato la funzione stack o riz, inserendo al suo interno 3 argomenti, il massimo, la media e il minimo. Come quarto argomento ho inserito 3 in modo da visualizzare le intestazioni e come quinto argomento 0 in modo da non visualizzare i totali poiché non avrebbero senso. Premendo Invio otteniamo il risultato desiderato. A questo punto però vedo che la scritta importo presente nelle intestazioni di colonna non ha molto senso e posso anche cancellare la scritta venditore poiché non è importante. Mi posiziono di nuovo nella cella in cui ho inserito la formula ed intervengo nel quarto argomento, sostituendo il 3 inserito in precedenza con il valore 1, in modo che ci siano le intestazioni ma non siano visibili. Premo Invio e come puoi notare otteniamo il risultato desiderato che possiamo allineare orizzontalmente in modo da renderlo più gradevole alla vista. Mancherebbe ancora un piccolo discorso sulla creazione di funzioni personalizzate, ma finché non ti avrò spiegato le funzioni let, lambda e subtotale, preferisco fermarmi per non rendere la trattazione troppo pesante. Come avrai notato, la funzione raggruppa per è una valida alternativa alle tabelle pivot, presenta il vantaggio dell'aggiornamento automatico ed offre la possibilità di formattare manualmente i risultati trovati. Questa funzione però non andrà a sostituire assolutamente le tabelle pivot, poiché, come vedrai dai tutorial che pubblicherò in futuro, queste ultime sono molto più intuitive all'utilizzo e garantiscono molte opzioni aggiuntive per aggregare i dati ed eseguire su di essi dei calcoli e delle statistiche. Mi scuso se questo video è stato un po' lungo, ma le cose da dire erano davvero tante e in questo modo sarà molto più semplice e veloce trattare la funzione pivot_per, che ci consente di effettuare un'analisi ancor più approfondita dei dati presenti in un database. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!